L'Ellesponto, oggi conosciuto come Stretto dei Dardanelli, nasconde nelle sue acque profonde una storia che ha ispirato poeti e cantori per secoli. Questa è la storia di Ero e Leandro, di un amore che sfidò dei e destino, di una luce che brillava nella notte per guidare un amante temerario. Non è un caso che questa puntata capiti a cavallo di San Valentino. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Tiresia, Sisifo Felice, Gianmario, Giacomo d'Arabia, Serena e Mina. Grazie anche a Denise e Dalila, ad Alessandro, Gioele, Mirko, Vanessa, Maria, Chiara e Gimbo. Ed infine ad Eugenia, Alessia, Raul, Chiara Miriam e Michele L. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 214. La Vergine della Torre. La storia d'amore di Ero e Leandro. Sesto e Abido. Due città che si fronteggiano sulle rive opposte dell'Ellesponto. Oggi chiamiamo questo braccio di mare Stretto dei Dardanelli, ma al tempo del nostro racconto queste acque erano note per essere state attraversate a nuoto da Eracle. A Sesto, nella parte europea dello stretto, si erge una torre bianca. È un tempio dedicato ad Afrodite. Secondo il poeta Museo Grammatico, qui la giovane Ero svolge il suo ruolo di sacerdotessa della dea dell'amore. La sua bellezza è così straordinaria che molti uomini salgono al tempio con la scusa di portare offerte alla divinità, ma in realtà sperano di poter ammirare anche per un solo istante il suo volto. Ero vive in solitudine nella torre insieme a una fedele ancella. I suoi genitori l'hanno consacrata ad Afrodite quando era ancora una bambina, destinandola ad una vita di castità. Ma il fato, si sa, spesso si diverte a sconvolgere i piani dei mortali. Durante le feste di Adone, quando l'intera città si riversa sulle strade per celebrare l'amato della dea, Ero scende dalla sua torre per prendere parte ai riti. È in questa occasione che il suo sguardo incrocia quello di Leandro. Il giovane, avvenente di una bellezza quasi divina, viene da Abido, la città sulla sponda opposta. È giunto a Sesto proprio per partecipare alle celebrazioni, attratto dalla fama di quei riti che vedono donne bellissime danzare in onore di Afrodite. Ma quando i suoi occhi incontrano quelli di Ero, il resto del mondo scompare. Ti ho vista nei miei sogni, le sussurra avvicinandosi. Sei più bella di Afrodite stessa. Ero abbassa lo sguardo, consapevole che quelle parole sono pericolose. Nessun mortale dovrebbe paragonarsi agli dei. Ma il suo cuore ha già iniziato a battere più forte. Non dovresti dire queste cose, risponde lei. Sono una sacerdotessa, ho fatto voto di castità. Leandro non si lascia scoraggiare. Gli dei stessi si sono innamorati di mortali. Zeus ha rapito Europa. Apollo ha amato Dafne. Perché il nostro amore dovrebbe essere meno degno? Ero sa che dovrebbe allontanarsi e tornare sulla sua torre e dimenticare quel giovane audace, ma qualcosa la trattiene. Forse è il modo in cui la guarda, come se vedesse attraverso il suo ruolo di sacerdotessa dritto nella sua anima. O forse è Afrodite stessa che,
dispettosa come sempre, ha deciso di giocare con i cuori dei mortali. L'ancella che l'accompagna cerca di trascinarla via. «Mia signora, è pericoloso. Se qualcuno ti vedesse parlare con uno straniero». Ma Ero esita ancora un momento. «Come fai a essere così sicuro di avermi vista nei tuoi sogni?» Leandro sorride. «Perché ogni notte, da mesi, sogno una luce che brilla su una torre bianca e ora so che quella luce sei tu». Le sue parole fanno fremere qualcosa dentro Ero. Per la prima volta nella sua vita si chiede se il destino che altri hanno scelto per lei sia davvero l'unico possibile. Un confuso corteo di festanti li separa prima che possano dire altro, ma entrambi sanno che questo non è un addio. Il destino ha tessuto la sua trama e le loro vite sono ormai intrecciate in modo indissolubile. Leandro vive in una modesta casa che si affaccia proprio sull'Ellesponto. Dalla sua finestra può scorgere la torre bianca di Sesto. Notte dopo notte i suoi occhi cercano un segno, una luce, qualsiasi cosa che gli ricordi Ero. Non possedendo un'imbarcazione, passa le giornate interrogando i mercanti che attraversano lo stretto. Cerca di sapere di lei, della sua vita nella torre, delle sue abitudini. Alcuni lo credono pazzo, altri sorridono comprensivi. Non è il primo giovane a perdere il senno per una sacerdotessa di Afrodite. Ma Leandro non si arrende. Una sera, mentre osserva il sole tuffarsi nel mare, ha un'idea. Se Ero non può lasciare la torre, sarà lui ad attraversare lo stretto per raggiungerla. È impossibile, gli dice il suo amico più caro. L'Ellesponto è traditore, le correnti sono forti e imprevedibili, anche i marinai più esperti temono le nostre acque. Ma Leandro è un nuotatore eccezionale. Fin da bambino il mare è stato il suo elemento naturale. «Gli dei mi proteggeranno», risponde. «Se il nostro amore è vero, Poseidone stesso mi aprirà un varco tra le onde». Attraverso un mercante fidato invia un messaggio ad Ero. Se accenderà una lampada sulla torre, lui attraverserà lo stretto a nuoto per andare da lei. Ero riceve il messaggio mentre sta compiendo i rituali serali nel tempio. Le dita le tremano mentre brucia l'incenso sull'altare di Afrodite. Sa che aiutare Leandro significherebbe tradire i suoi voti, ma il suo cuore non le dà pace. «Che devo fare?» sussurra alla statua della dea. «Tu che hai amato un mortale, tu che hai pianto Adone, dimmi, è giusto negare l'amore in nome del dovere?» La statua rimane silenziosa. Ma Ero crede di scorgere un lieve sorriso sulle labbra marmoree della dea. Quella sera stessa una luce brilla sulla torre di Sesto. Leandro, che attende questo segnale da settimane, non esita un istante, si spoglia delle vesti, le raccoglie in un fagotto che lega sopra la testa e si tuffa nelle acque scure dell'Ellesponto. Le correnti sono forti, ma il suo amore è più forte. Nuota seguendo quella luce lontana, mentre le stelle sembrano danzare sopra di lui. Poseidone, forse intenerito da tanto ardore, placa le onde. Quando finalmente raggiunge la base della torre, Ero lo sta aspettando. Gli tende una corda per aiutarlo a salire e per la prima volta possono abbracciarsi. «Sei folle», gli sussurra lei tra le lacrime. «Avresti potuto morire». «Sarei morto comunque», risponde lui, «vivendo senza di te». Quella notte segna l'inizio di un rituale che si ripeterà per mesi. Ogni sera in cui il mare è calmo, una luce brilla sulla torre di Sesto e Leandro attraversa lo stretto per raggiungere la sua amata. Le notti d'estate all'Ellesponto sono tiepide e stellate. Ero e Leandro hanno imparato a leggere il mare, sanno quando le correnti sono favorevoli, quando la luna illuminerà il percorso, quando il vento sarà clemente. L'ancella di Ero, dopo un'iniziale resistenza, è diventata loro complice.
È lei che procura l'olio per la lampada, è lei che fa da vedetta per evitare che qualcuno scopra il loro segreto. Gli dei ci proteggono, dice spesso Ero mentre attende il suo amato. Guarda come il mare si placa quando Leandro lo attraversa. Ma l'Ancella scuote il capo. Non fidarti troppo degli dei, padrona. Sono volubili, lo sai. E Afrodite, più di tutti, ama giocare con i cuori dei mortali. Le sue parole si perdono nella brezza della notte, mentre Ero osserva la figura di Leandro emergere dall'acqua. I suoi muscoli brillano sotto la luna, i capelli grondanti sembrano fatti d'argento liquido. Ogni notte è come la prima. Si amano con la passione di chi sa che ogni momento potrebbe essere l'ultimo. Poi, prima dell'alba, Leandro si prepara per tornare ad Abido. Resta, lo supplica Ero una notte. Possiamo fuggire insieme, lontano da qui. Leandro, ahimè, sa che non c'è luogo dove potrebbero nascondersi dall'ira degli dei. Il nostro amore è più forte proprio perché dobbiamo conquistarlo ogni notte, le risponde. Non temere, attraverserei mari più vasti di questo per raggiungerti. Ecco un brano dalle Eroidi di Ovidio che descrive la spinta amorosa di Leandro. Non sempre il mare mostra i suoi flutti minacciosi. Spesso ho navigato su acque placide e sicure. Come Enea, sfidando le onde con coraggio e arte, seguo la via che il destino mi indica, protetto dagli dei. E quando mi accogli tra le tue braccia, quando i nostri baci si fondono, quei baci, per gli dei, valgono ogni traversata del mare. L'estate volge al termine. Le notti si fanno più fresche, il mare più irrequieto. Sempre più spesso Ero deve tenere spenta la sua lampada. Sarebbe troppo pericoloso per Leandro tentare la traversata con il mare mosso. L'inverno si avvicina, mormora l'Ancella. Presto le tempeste renderanno impossibile il passaggio. Ma i due amanti non vogliono pensarci. Vivono ogni notte come se fosse eterna, come se il tempo stesso si fosse fermato sulla torre di Sesto. Una sera, mentre Ero prepara la lampada per il consueto segnale, nota che le nuvole si stanno addensando all'orizzonte. Il vento è più forte del solito, ma non abbastanza da apparire pericoloso. Forse dovremmo aspettare, suggerisce l'Ancella. Il tempo potrebbe peggiorare. Ma Ero non vuole attendere. Sono già 3 notti che non vede Leandro e il suo cuore brama la sua presenza. Andrà tutto bene, risponde. Gli dei non possono essere così crudeli da separarci proprio ora. Non sa quanto si sbaglia. Il vento si alza all'improvviso, come se Eolo in persona avesse dato la stura ai suoi otri. Le nuvole divorano le stelle e il mare inizia a gonfiarsi minaccioso. Ero stringe la lampada al petto, proteggendone la fiamma. Spegnila, grida l'Ancella. Se Leandro vede la luce, tenterà la traversata. Ma è troppo tardi. Dalla riva opposta Leandro ha già scorto il segnale. Senza esitare si tuffa. Le onde lo sovrastano, ma lui continua a nuotare, guidato da quella luce tremolante. Il temporale si abbatte con tutta la sua furia. Paurosi lampi squarciano il cielo, illuminando un mare che sembra impazzito. Ero si sporge dalla torre, cercando di scorgere il suo amato tra le onde. Poseidone, prega, tu che hai protetto il nostro amore fino ad ora, non abbandonarlo questa notte. Ma gli dei sono sordi alle sue preghiere. Un'onda gigantesca si alza davanti a Leandro. Lui cerca di aggirarla, ma è troppo stanco, non ce la fa. Un'altra onda lo colpisce alle spalle, trascinandolo giù. Non si sa come, ma riemerge. La torre sembra più lontana che mai. La luce della lampada di Ero appare e scompare tra le onde come una stella morente. Ero, grida flebilmente con le sue ultime forze.
La voce si perde nel ruggito della tempesta. Un'ultima onda lo trascina negli abissi, questa volta fatalmente. All'alba il corpo di Leandro viene deposto da calme onde proprio ai piedi della torre. Ero lo vede dalla sua finestra e comprende. Senza una parola, senza una lacrima, sale sulla terrazza più alta. Gli dèi sono crudeli, dice l'ancella che cerca di trattenerla, ma non possono separarci, non più, e si getta nel vuoto. Gli abitanti di Sesto troveranno sulle rocce alla base della torre i corpi dei due giovani, uno vicino all'altra, con le mani che paiono sfiorarsi. Qualcuno osa dire che Afrodite, commossa da tanto amore, abbia trasformato i due amanti in stelle gemelle. Nelle notti serene brillano sull'Ellesponto, guidando i marinai attraverso quelle acque traditrici. Altri raccontano che le loro anime si siano reincarnati in delfini e che ancora oggi nuotino insieme nello stretto, inseparabili nella morte come lo furono in vita. Ma forse la verità è più semplice. Ero e Leandro ci ricordano che l'amore vero non conosce ostacoli, non teme tempeste, non si arrende di fronte alla morte stessa. È una luce che brilla nella notte più buia, una forza che può sfidare dei e destino. E se qualcuno mi chiedesse se ne valeva la pena, se quel breve tempo di felicità poteva valere una fine così tragica, gli ricorderei che ci sono amori che bruciano così intensamente da illuminare secoli di storia. L'amore di Ero e Leandro è uno di questi. Fatti sentire. La tua opinione è l'arma segreta di questo podcast. Se questo episodio ti ha fatto vibrare le corde dell'anima, fammelo sapere con un commento ed un like. Ma non fermarti qui. Condividi questo episodio con i tuoi amici. Condividere è il modo più potente e sincero per far crescere il nostro canale. Ti piacerebbe essere sempre aggiornato sui nuovi episodi, vero? Ottima idea. Iscriviti ora, così sarai avvisato ad ogni nuova uscita. Questo progetto non è solo mio, è tuo. Se vuoi plasmare il destino di questo podcast, clicca sul link TP nella descrizione. Scoprirai un mondo di opportunità per contribuire e anche qualche vantaggio. Ogni tuo gesto è una tessera fondamentale nel mosaico della nostra avventura. E anche se per ora non puoi supportarmi, visita comunque TP con lo stesso link. Ci sono tante novità e aggiornamenti sulle varie puntate che non vorrai certo perderti. Nei post rispondo alle richieste e alle curiosità degli ascoltatori inviate sulle varie piattaforme. È il posto giusto per avere risposte dirette alle tue domande. In libreria c'è una bella eco di questo podcast. Trovi Eracle, la via dell'eroe, il mio secondo libro. Nella descrizione di questo episodio trovi un link per scaricare un estratto gratuito. E se non lo hai ancora fatto, scopri anche il mio primogenito, il Re degli Dei. È un'occasione imperdibile per approfondire le storie che ti racconto qui. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.